Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Carlo, siamo tutti, inutile girarci intorno, in trepidante attesa per le ore 12 di domani. Le considerazioni le abbiamo fatte ieri: Inter, non Inter, squadra più forte, squadra meno forte, ma sabato c'è una partita perché sembra che tutti si siano dimenticati un po' di Udinese-Milan, e quindi io partirei subito con le prime domande che ci arrivano proprio sui ballottaggi di domenica Udine. Sky ha parlato di Diaz in vantaggio su De Ketelare. Mi sembra ormai che, non ti dico non sia neanche più un ballottaggio questo, però al Però c'è. 90%. Però c'è. C'è, anche se il 90% delle volte abbiamo visto che ha sempre prevalso Brahim Diaz. Però mi hanno detto di stare attenti, di non escludere De Ketelare. Non è favoritissimo, ma non ha già vinto, non ha già passato il traguardo. Ok, mentre invece là davanti non c'è Giroud. Là davanti non c'è Giroud, là davanti è tutta una situazione. Stiamo un attimo sulle cose certe. La difesa. Sì. A proposito, ho letto qualcuno, un sito, parlava di Maignan, ci sarebbero degli interessamenti, eccetera. Da quello che mi avevano detto nei mesi scorsi, di Leao possibile cessione è sempre stata una cosa possibile, non plausibile, non è che abbiamo. Ma su Maignan mi hanno detto che è incedibile, perché rappresenta il presente, il futuro. Maignan non interessa la cifra, non interessa. Beh. Così mi hanno detto, poi vediamo. E invece allora difesa con Maignan i soliti tre, non sembra che ci sia spazio per Kier, Tonali, Benasser e Teo. Stavolta torna Benasser e Tonali anche per un giusto turnover nei confronti di Krunic, che ha sempre giocato dopo la squalifica. E c'è un dubbio ballottaggio a destra tra Florenzi e Selemekers. Quindi Florenzi è un giocatore da un'ora andar bene. Selemekers è un giocatore con qualità diverse da Florenzi, però è un dubbio. Là davanti, amica mia, c'è il dubbio. A sinistra Leao Rebic, in centro Rebic, Ibra e Origi. Quindi là potrebbe essere Leao Origi, Leao Rebic, stai attenta a questa, Leao Rebic, potrebbe essere Rebic Ibra. Quindi là davanti, sinceramente, se tu mi dicessi chi è favorito in questo momento, forse lo 0,1 Leao Rebic, ma non sono sicuro. Comunque Origi, Carlo, possiamo dirlo ad oggi. No, Origi secondo me è alternativa a Ibra, alternativa a Rebic se fossero uno dei due titolari. Esattamente. Vabbè, comunque oggi è giovedì. Anche se una volta lo vorrei, no, l'abbiamo già visto, però partire titolare l'abbiamo già visto, ma anche a Monza partiva a destra, chissà perché. Lo vorrei vedere una volta se dovesse giocare Origi, c'entra là in mezzo, ecco. Sì, in effetti non l'abbiamo visto tanto a Monza spesso. Te lo ricordi che era tutto a destra, a sinistra Leao e centrale si inseriva Diaz, quindi un giocatore che in questo momento rimpiangiamo perché è la dolce condanna dei tifosi milanisti, è Messias, perché è il giocatore ideale quarto lì nel centrocampo, perché unisce tiro, qualità, corsa. In questo momento sarebbe il titolare indiscusso. Sì, anche perché voglio dire, Calabria non me l'hai nominato, quindi credo che non sia neanche nei ballottaggi. Hai detto Florenzi, Salmacher. No, Calabria non l'ho nominato, assolutamente. Però sì, diciamo che nelle gare in cui c'è da fare un po' più di copertura, forse Alexis ti garantisce qualcosa in più, però quando si deve fare gol è chiaro che le qualità di Messias sono diverse. Sì, anche sul dribbling stretto, il modo di muoversi. Messias, ripeto, è il giocatore che quando non c'è, obiettivamente dobbiamo dire che servirebbe. Poi quando c'è magari non però lo vogliamo. ultimamente non abbiamo mai fatto mamma. Ecco. No, devo dire che comunque ha fatto la sua stagione. Poi è chiaro che sai cosa c'è? Che troppi infortuni, troppi infortuni muscolari quest'anno. Sai, oggigiorno devi avere giocatori bravi,
ma giocatori sani soprattutto, perché se incominciamo ad avere giocatori, perché l'infortunio può starci a rotazione, ma 2 in una stagione sono tanti, sempre Sì, di perché più. alla fine, Carlo, 2 sono 2 mesi, più o meno, forse un po' meno, Sì, però... sì, 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 più che meno, certo, certo. Esatto. Carlo, rimango sull'attacco prima di passare a Brahim Diaz perché spesso, no, si è fatta questa considerazione negli ultimi giorni, però te lo chiedono direttamente anche da casa, ovvero ti chiedono: Carlo, davvero pensi che Leao non sia agevolato da questo modulo? Perché in tanti ne Non, hanno non l'ho parlato. mai, non l'ho mai detto. Adesso io non so, poi tu puoi essere la mia biografa. No, no, Io non ho tu, de- in generale però si legge spesso, si Si sente legge questo, spesso. io, e se tu ricordi bene ho detto, può essere, può essere, forse eh, deve trovare magari l'armonia e la posizione, ma a dimostrazione che non che stia attraversando una fase molto negativa della sua carriera rossonera è il fatto che quando ha puntato sulla fascia di sinistra al primo tempo, sulla fascia di sinistra qua davanti alla panchina di Paolo Sosa nel secondo, non è che dici appena è andato nella sua zona di conforto, Sì. ecco che lì è andato. No, quindi lui ci ha provato nella sua zona di conforto, ma non ha trovato i risultati che trovava prima. Sì, devo dire Quindi che esula anche da questo fatto. sì, io credo È che sia proprio anche un po' è una mentale. forma così. Sì. Sì, è una forma in questo momento che latita. Mm. Carlo, passiamo all'ultimo argomento che era oggi presente su Gazzetta dello Sport, ovvero Brahim Diaz. Si parlava appunto di un'offerta del Milan di 16 milioni. Io ti chiedo innanzitutto se il Milan vuole puntare davvero su questo giocatore per il Sì, futuro sì. e se il Milan sia disposto a fare anche qualcosa in più se eventualmente al Real Madrid non andrebbero bene questi 16 milioni. Beh, il Milan partirà da 16 e poi c'è la trattativa. Bisogna vedere. Allora, se il Real lo vuole, punto è finita. Sì, Se il Real dice Diaz, io ti voglio, va bene? E Diaz risponde sì, non è penso che dica no, chiaro. no, no, voglio rimanere al Milan. E allora già lo togliamo. Se invece c'è la trattativa, il Milan parte da 16, ci sono dei buoni rapporti con Ancelotti, Florentino Perez, eccetera. Vediamo, se loro, io credo che se loro si impuntino su 22-24 non si farà. Se andiamo a 18, 20 già secondo me, ma non che non li valga, che il Milan arrivi a 20 è già difficile. Beh, devo dire che comunque se il Milan andrà avanti in Champions, Brahim Diaz le sue prestazioni le ha fatte. Non ti dico che è una cifra che Real Madrid è anche giustificato a chiedere. Cioè, se poi lo portiamo a casa a 16, ben venga. Però No, non... anche perché rispetto a Leao, indipendentemente dalle cifre, Diaz è stato protagonista in Champions League. Quindi conta, Leao no, in Sì, queste ultime è stato quindi protagonista, poi è anche diventato titolare, no? Che a inizio stagione non è il pensavamo. titolare nel Milan, che è arrivato fra le prime 8 d'Europa e poi è anche il giocatore che segna il gol col Tottenham, è chiaro che diventa complicato. Poi se il Madrid avesse delle pretese. Sì, dipende tanto da loro su due versanti, no? Sul fatto di volerlo e sul fatto del prezzo, quindi... Certo, è certo. Quindi 16 è una cifra plausibile, bisogna vedere il valore che il Real Madrid ha messo, ritiene sia giusto per il giocatore. E anche come finirà la stagione, perché comunque manca ancora un po', il Milan è ancora in Champions League, speriamo Sì, per allora, molto. Bea, Sì, i giornali devono muovere un po' le è acque. Cosa chiaro, sì, scrivi sì, sì. oggi? Cioè, Certo. oggi un tema è Leao. Leao il contratto, l'hanno detto l'altro giorno, esaurito, se ne riparla fra la settimana prossima o l'altra ancora, e questo adesso tocca a Diaz e allora incominciamo a far discutere. Tu mi fai la domanda, vuol dire che hanno avuto ragione a far discutere. Certo, certo. Anche perché Carlo Leao, senza nulla togliere a nessuno, però davvero mi sembra che parliamo delle stesse cose da mesi e mesi, ma perché non ti sembra che davvero non si muova Ma nulla, basta no? dire, io, scusami, faccio il presuntuoso, se ci sono delle cose le dico, se non ci sono possiamo parlare io e te, va bene, sarà così. È interessante per chiudere la notizia di Tutto Sport, Sì. indiscrezione, non so io, che il Milan, non so se sia vera, non ho chiesto conferma, quindi riporto Tutto Sport, ma è bello dirlo, sia interessato a Samuele Ricci,
21 anni, centrocampista italiano, centrocampista centrale, e visto che allora in Italia, perché il Milan non ha giocatori italiani? Perché sono tutte botteghe care, ti presenti da Frattesi, da Scamacca, da Berardi. La base d'asta è 30 milioni. E allora con 30 milioni vado all'estero. Però purtroppo bisogna andare a prendere i giocatori italiani per la lista UEFA, e allora Pobega più un conguaglio magari a Urbano Cairo potrebbe interessare. Sì, sono molto molto care, come hai detto tu, le botteghe italiane. È chiaro che poi a volte c'è anche l'occasione, ad esempio il Milan con Tonali, no? L'ha colta molto bene, però... Sì, però tu non vedi perché non mi vedi, ma faccio così con la mano. Cioè, non è stata una trattativa proprio semplice. No, assolutamente, ce la Poi ricordiamo. c'è Cellino che ha degli eccellenti rapporti con Maldini, cioè Cellino è un presidente storico, ha parlato per anni con Galliani, conosce Maldini, conosce Massara, quindi magari c'era anche la propensione, la volontà del giocatore, cioè capisci? Quindi, certo. però tutte le squadre vanno all'estero perché con 30 milioni prendi De Ketelare. Ah, che brutto, che male, però hai preso un giocatore nazionale belga, poi sei inserito un conto. Qua prendi Ricci, che è un buon giocatore, ma non è a livello di partenza di De Ketelare. Certo, sì. Come lo scorso estate. Carlo, grazie, noi ci vediamo direttamente qui domani alle 16 con Pelle Rossonera. Con pelle sorteggiata rossonera. Sì, sapremo già la nostra avversaria. Esatto, che emozione, sarà meraviglioso. Sì, devo dire che mi mancava, bisogna ammetterlo, penso anche a te. Sì, però questo sorteggio con 2 italiane dentro, sai, perché quando c'è il sorteggio tanto le italiane non le prendi, vabbè, speriamo di evitare il City, però quando hai questo sorteggio, tu pensa che il Milan ha beccato il Tottenham, pensa se beccava il City, oppure diciamo, pensa al City se beccava il Milan invece dell'Ipsia. Ti abbraccio. Ciao Carlo.